Ciao hackerini e hackerini, in questi giorni sto vedendo un sacco di video su Cloud Mythos e il messaggio è un po' sempre lo stesso. Abbiamo creato una AI che trova vulnerabilità meglio degli umani, praticamente una rivoluzione totale della cybersecurity. E ok, in parte diciamo che è vero, ma il problema è che questa storia sta diventando molto più hype che realtà. Perché quando andate a guardare davvero cosa sta succedendo dietro le quinte, la situazione è un po' diversa da come viene raccontata. Non stiamo parlando di un'intelligenza artificiale super hackerina, autonoma, che capisce tutto da sola nel mondo reale. Stiamo parlando di un sistema molto figo e potente, questo sì, ma ancora molto controllato, molto limitato e soprattutto molto più dipendente dal contesto di quello che sembra nei titoli. E oggi quindi voglio fare una cosa semplice. Non smontare la tecnologia, ma smontare l'hype. Perché Cloud Mythos è interessante, è potente e sì, cambierà alcune cose nella cybersecurity, ma non è la rivoluzione magica che molti stanno raccontando. E soprattutto ci sono alcuni dettagli che cambiano completamente la prospettiva. Perché oggi vi dimostro una cosa semplice, non è una rivoluzione di intelligenza, è una rivoluzione di accesso. Quindi vediamo cosa sta succedendo davvero, però senza hype. Allora, partiamo dall'inizio. Che cos'è sto Cloud Mythos? Non è un'app, non è un prodotto che potete scaricare, non è qualcosa che usate sul vostro PC. È più tipo un laboratorio sperimentale, quasi una zona controllata dove si studia fin dove può arrivare un'intelligenza artificiale nel mondo della cybersecurity offensiva. In pratica hanno preso un modello tipo Claude, quello che magari già conoscete, e gli hanno detto: ok, adesso prova a trovare questa vulnerabilità nei sistemi, ma fallo in modo serio. E lui lo fa. E la cosa che ha fatto esplodere in internet è questa: ha trovato zero day, cioè vulnerabilità che nessuno conosceva, nemmeno chi aveva scritto il codice. E una di queste vulnerabilità era lì da tipo 27 anni, cioè 27. E detta così sembra, ok, abbiamo creato un'intelligenza artificiale praticamente onnisciente che spacca tutto. Beh, però fermiamoci un attimo, perché bisogna capire come funziona davvero. Claude Mythos non intuisce le vulnerabilità come se avesse un sesto senso, fa una cosa molto più concreta. Legge semplicemente il codice. Tantissimo codice, cioè un sacco di codice. È come prendere una persona e dirle: ok, adesso leggi milioni di righe di programma e trovami tutto quello che potrebbe rompersi. Solo che questa persona non si distrae, non si stanca, non si dimentica nulla. E soprattutto non si limita a dirvi qui c'è un problema, e no, vi dice anche come potete sfruttarlo. Cioè non trova solo la porta aperta, vi dà pure la mappa per entrare, il percorso e spesso anche il piano completo. E questa cosa ovviamente è potentissima, pazzesca. Il modello ha raggiunto circa il 72% di successo nel creare attacchi funzionanti, che detto così sembra assurdo, ma bisogna contestualizzarlo un attimo. I modelli precedenti erano molto più indietro, praticamente in una fase ancora sperimentale, dove i risultati erano molto limitati e poco affidabili. Qui invece siamo passati a qualcosa che inizia davvero a funzionare in modo molto consistente. Quindi non è abbiamo creato una super hackerina intelligenza artificiale, e più abbiamo preso un sistema che prima riusciva a fare solo piccoli passi e ora riesce a costruire attacchi completi in molti casi, e comunque non è poco. È come passare da provare a stare in equilibrio sulla tavola da surf a riuscire davvero a cavalcare qualche onda. Cioè, capite la differenza? Non siete ancora a livello della competizione, ma non state più solo cadendo in acqua. Ecco. Un'altra cosa interessante è la velocità. Gli ingegneri di Anthropic hanno dato un obiettivo al modello, tipo trovare vulnerabilità RCE, cioè Remote Code Execution, che sono vulnerabilità davvero brutte, ma proprio brutte, e che possono fare eseguire comandi agli hackerini anche se non hanno il vostro PC davanti. E poi hanno fatto una cosa semplicissima, lo hanno lasciato lavorare e sono andati a dormire. La mattina dopo avevano attacchi completi già pronti. È come avere un team di esperti di sicurezza che lavora tutta la notte, senza pause, senza caffè, senza distrazioni, senza TikTok ogni 3 minuti. E questo cambia le regole del gioco, perché nella cybersecurity il tempo è tutto. Ma la cosa più interessante non è nemmeno la velocità, è il modo in cui ha ragionato. Normalmente la scoperta di una vulnerabilità è un processo comunque frammentato, si trova qualcosa di strano, lo si analizza e si prova a capire se è sfruttabile. Qui invece succede qualcosa di diverso. L'intelligenza artificiale ha collegato un po' tutto. Non vede quindi solo i singoli problemi, vede le catene di problemi.
È come guardare un muro e non vedere solo le crepe isolate, ma capire esattamente dove colpire per far crollare tutta la struttura, e quindi non è poco. E questo è molto vicino a come ragionano gli hackerini reali che vanno a creare ed usare catene di attacchi per colpire più forte. Per ora torniamo alla famosa vulnerabilità rimasta nascosta per 27 anni. Ora non vi sto a dire tutti i dettagli tecnici della vulnerabilità, ma se vi interessa ne ho parlato in live e vi metto il link in descrizione. Però sappiate che è stata trovata in un programma open source, e cioè dove non c'è un'azienda dietro, ma molte persone contribuiscono al suo sviluppo. Ma insomma, qui c'è una cosa molto importante da chiarire. Non è che nessuno fosse in grado di trovarla, è che nessuno l'ha cercata in quel modo specifico. È un po' come avere una cassaforte difettosa in una banca, ma nessuno ha mai provato quella combinazione precisa. Perché ok, se parliamo di software aziendale, la risposta è abbastanza semplice. L'azienda ha tutto l'interesse a pagare per trovare la vulnerabilità nel proprio sistema. Quindi ovviamente investe in security, in bug bounty, team dedicati, insomma c'è un budget, dei soldi. Ma nei progetti open source? Chi paga per la sicurezza lì? E questo è il problema, perché qui parliamo di software che spesso viene usato ovunque, server, infrastrutture, servizi critici, ma che non ha un vero proprietario che ci guadagna sopra. E quindi succede una cosa un po' strana. Tutti lo usano, ma nessuno è davvero obbligato a pagare per proteggerlo. Ed è qui che entra il punto critico. Perché se nessuno finanzia la ricerca delle vulnerabilità, è normale che alcune restino lì per anni, ma non perché siano invisibili, ma perché semplicemente nessuno è stato pagato per cercarle. A questo punto quindi viene spontaneo dire ok, allora diamola a tutti i difensori. Ma non è così semplice, perché la stessa tecnologia che aiuta a difendere può essere usata anche per attaccare. A quanto pare Anthropic stessa ha detto che è troppo potente e al momento la sta rilasciando solo ad aziende come Google, Apple o robe così. Insomma, grandi aziende. Ora, non lo so, capiamo. Però l'idea è semplice, trovare i problemi prima che qualcuno li sfrutti male. E ora arriviamo alla parte meno hype, ma più importante, il costo. Perché spesso quando si parla di queste intelligenze artificiali si pensa che siano quasi accessibili per tutti, ma in realtà dipende molto da cosa volete farci. Già solo per usare le versioni più avanzate o avere meno limiti si parla di abbonamenti, che possono arrivare anche intorno ai $100 al mese, per esempio su Anthropic. Perché ricordiamoci che queste AI non sono gratis da usare, ogni richiesta, ogni analisi, ogni output ha un costo in token, cioè in pratica ogni volta che le usate state consumando risorse che vengono pagate. È un po' come una ricarica a credito, ogni domanda che fate consuma un po' di saldo. Tutto qui. Quindi non è proprio quella cosa super economica che qualcuno immagina quando sente AI ovunque. Ma il punto interessante arriva quando parliamo proprio di Cloud Mythos. Perché Anthropic sostiene che trovare una singola vulnerabilità, in questo contesto, sia costato meno di $20.000. E detto così sembra quasi economico. Ma qui bisogna aprire una parentesi enorme. Perché oggi alcuni di questi modelli vengono usati a costi comunque relativamente bassi, ma quei costi sono fortemente sussidiati, cioè sono mantenuti artificialmente bassi grazie al venture capital, quei fondi di investimento che stanno mettendo miliardi nel settore AI sperando che in futuro tutto questo diventi sostenibile e profittevole. È un po' come entrare in un ristorante e vedere un piatto a 5 euro, ma dietro c'è comunque qualcuno che sta pagando la differenza per riempire il locale e farlo crescere. Quindi, finché questi soldi continuano ad arrivare, i prezzi sembrano bassi o comunque accessibili. Ma la domanda vera è: cosa succede quando questo supporto si riduce? Perché quel meno di $20.000 potrebbe facilmente diventare molto di più, 40, 60, eccetera. E già così non è proprio una cifra banale per una singola vulnerabilità, cioè diciamolo. Poi c'è un'altra cosa importante. Questi modelli non nascono dal nulla, vengono addestrati su enormi quantità di dati, cioè codice, testi, documentazioni, esempi di vulnerabilità, una specie di biblioteca gigantesca del mondo digitale. E per costruire tutto questo servono risorse enormi, server, GPU, energia, ricerca, cioè parliamo di costi che stanno all'ordine dei milioni o miliardi. Quindi quando sentite $20.000 per trovare una vulnerabilità, dovete capire che è solo il costo dell'utilizzo del modello, ma non il costo di tutto quello che c'è dietro. È un po' come dire, questa macchina ha consumato poca benzina per fare il viaggio, ma vi dimenticate che costruire quella macchina è costato magari una fortuna.
E qui c'è anche un altro confronto importante. Un ricercatore di sicurezza umano, quanto avrebbe impiegato per trovare la stessa vulnerabilità? Giorni? Settimane? Mesi? Boh, dipende. E il punto è proprio questo, non lo possiamo sapere davvero. E se non lo sappiamo, allora quel numero perde un po' il suo significato, perché non possiamo dire l'AI è più economica se non sappiamo quanto tempo, risorse e contesto servirebbero ad un umano per ottenere lo stesso risultato. E qui arriva anche un'altra cosa. In molti casi i ricercatori umani non hanno nemmeno accesso completo al codice di un programma, e questo cambia tutto, perché è come cercare qualcosa in una casa ma senza piantina, con alcune stanze chiuse e senza sapere benissimo dove sono le porte. L'AI invece in questi esperimenti lavora con accesso completo al codice, quindi praticamente con tutta la piantina della casa in mano, per farvi capire. E qui torna il punto, non è intelligenza, ma è accesso. Le condizioni sono completamente diverse e questo va tenuto a mente quando si leggono questi numeri. E per chiudere, ridimensioniamo un attimo l'hype. La vulnerabilità trovata nella maggior parte dei casi non permetteva il controllo totale del sistema, ma causava crash, cioè che il sistema smetteva di funzionare. Che è comunque un problema, cioè un problema di sicurezza, e ovviamente unita magari ad altre vulnerabilità può essere ancora peggio, ma non è la fantascienza che certi titoli fanno immaginare. E oltretutto, mentre noi parliamo di AI che trovano vulnerabilità complesse, nel mondo reale gli attacchi funzionano ancora in modo molto più semplice, se possiamo dire. C'è il phishing, le password deboli, le email false, gli errori umani. È come avere una porta blindata super avanzata, ma lasciare la finestra aperta. Quindi, dove siamo davvero? Siamo davanti ad una tecnologia molto potente, che può comunque cambiare la cybersecurity, questo è innegabile. Ma siamo ancora all'inizio. È come i primi computer, si capiva che avrebbero cambiato tutto, ma non si capiva ancora come. E quindi la vera domanda non è quanto è intelligente questa AI, ma chi ha accesso a cosa. Scrivetemelo nei commenti. E ovviamente se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale per altri contenuti sul magico mondo della cybersecurity. Ciao, alla prossima!